Ehi là, benvenuti sul mio canale. Il mio nome è Mattia, sono un fotografo professionista specializzato in timelapse e hyperlapse e nel video di oggi farò una review della Tiki3 Pro Plus di Enlabs, una macchina specifica per le timelapse a lungo termine. Per essere in totale trasparenza, Enlabs me l'ha inviata per la review, ma ho già usato due Tiki 2 Pro nel passato per dei lavori, trovandomi molto bene. Quindi quando mi hanno chiesto di fare una review alla loro nuova versione non ho potuto dire di no. Prima di procedere con l'unboxing vi spiego perché mi piace il sistema Enlabs per i timelapse a lungo termine. Ho utilizzato due macchine Tiki2 Pro per un lavoro di 2 anni in Italia e nel 2020, quando dovevo decidere che macchina usare per questo lavoro, avevo inizialmente pensato di creare un sistema DIY, un fai da te, o di utilizzare il mio vecchio sistema, ma vivendo in Spagna e dovendo installare le macchine in Italia non potevo affidarmi a un sistema fa da te e non potevo permettermi di volare avanti e indietro ogni mese per controllare il loro funzionamento. Quando ho scoperto questa macchina con pannello solare integrato, applicazione web per creare timelapse e con un prezzo molto competitivo, sono rimasto molto incuriosito. Ed in effetti i risultati sono stati notevoli. Posizionando il pannello solare all'angolazione ottimale, il livello della batteria non è sceso sotto il 96% neanche durante l'inverno o durante periodi di cielo nuvoloso. La comodità di poter monitorare la macchina da un altro paese quotidianamente e creare timelapse mensili tramite l'applicazione web è stata veramente impressionante. Ho dovuto visitare il cantiere solamente 3 volte in 2 anni, per l'installazione, per spostare la macchina in un'altra posizione e per smontarla. Ha fatto esattamente quello che speravo. Ed eccola qua, la macchina viene in questa custodia insieme alle istruzioni, una chiave a brugola per regolare il pannello solare e un panno microfibra. Il set che mi hanno inviato include anche un supporto di fissaggio, una piastra di rinforzo e un pannello solare più grande. La possibilità di avere un pannello solare esterno più grande mi sembra molto utile, sia in caso che la macchina fosse installata in un'area con molta ombra durante il giorno, oppure durante l'inverno quando potrebbe non esserci abbastanza sole. Sulla macchina c'è un piccolo pannello solare regolabile da 4.1 watt, dietro c'è una presa per l'extra pannello solare, uno slot per una scheda SIM, uno slot per la scheda micro SD che supporta una memoria fino a 512 GB, una porta USB per ricaricare la batteria Li-ion da 24.000 mAh che è in grado di mantenere la carica per oltre un mese con le impostazioni ideali, anche in assenza di potenza dal pannello solare, e infine un gancio di metallo per metterla in sicurezza con un lucchetto. La macchina è classificata IP66, il che significa che è in grado di resistere a pioggia, neve e sabbia. Posso garantirlo perché l'ho utilizzato durante uno dei peggiori inverni in Italia, quando le temperature sono scese a 10 gradi sotto zero. Ha anche resistito molto bene durante le calde e umide estate con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi. Le due lenti, entrambe con 16 megapixel a f2.8, catturano una scena super ampia, per essere precisi 220 gradi. Ma non preoccuparti, il blend delle foto avviene automaticamente nel server producendo una panoramica di alta qualità. E con la risoluzione in 6K è possibile zoomare e creare un video di 16 noni senza barre nere se necessario. Montare la macchina è molto semplice. Prima utilizza una livella per assicurarti che sia in piano, poi scarica un'app per trovare il miglior angolo per il pannello solare incorporato, regola il pannello con la chiave a brugola, poi accendi la macchina premendo per 3 secondi il bottone di accensione e connettila alla app Enlabs tramite Bluetooth. Connetti la macchina a internet in modo che possa inviare le immagini al server. Se ti trovi vicino a un router Wi-Fi, connettiti direttamente al Wi-Fi, altrimenti utilizza i dati 4G della scheda SIM che stai utilizzando. Puoi dare un'occhiata veloce a cosa stai riprendendo cliccando sull'anteprima e infine crea una sequenza di timelapse. E qui hai 3 modalità da scegliere: lunga, evento o burst.
La modalità burst è per un timelapse molto breve, come un tramonto o un'alba. La modalità evento è per eventi brevi, come la pittura di un graffiti o la costruzione di uno stand espositivo. E la modalità lunga è per un progetto di lunga durata, come il progetto di costruzione, che potrebbe durare vari mesi o anni. In questo caso sceglieremo la modalità lunga perché la macchina sarà qui per alcune settimane. Scegli la data d'inizio e la cosa interessante è che si può programmare per scattare foto solo durante specifici orari, come per esempio gli orari di lavoro in un cantiere edile, così puoi risparmiare spazio e batteria. Impostiamo l'intervallo a 3 minuti. Se stai lavorando su un progetto di costruzione ti consiglio di aumentarlo a 10 minuti o 15 minuti. Scegli il formato dell'immagine, hai l'opzione in JPEG, DNG oppure JPEG e DNG, però puoi solo caricare sul server le foto in formato JPEG. Pigia Start e voilà! La fotocamera inizierà subito a scattare. Ok, dopo aver ottenuto le prime centinaia di immagini puoi accedere all'applicazione web e iniziare a giocarci un po'. Enlabs ha costruito alcuni strumenti di intelligenza artificiale molto interessanti per eliminare i giorni o i fotogrammi brutti con gocce di pioggia. E con l'abbonamento premium puoi anche sfocare i volti delle persone, figo no? E ora creiamo il nostro timelapse. Scegliamo la data della prima immagine e la ultima, selezioniamo il timelapse builder. Qui hai due opzioni, possiamo lasciare che l'applicazione Enlabs automaticamente elimini il flickering e migliori la qualità del video, oppure possiamo selezionare manualmente ciò che vogliamo fare. Infine puoi impostare la durata del timelapse, rinominare il video, scegliere la risoluzione e il formato del timelapse finale. E questo è tutto, in pochi minuti riceverai una notifica che ti permetterà di scaricare il clip direttamente dal server. Quindi qual è il prezzo? Beh, è molto meno di quanto pensi. Il kit base inizia solo a 1800 euro, se poi hai bisogno del pacchetto completo con il braccio di montaggio, la piastra di rinforzo, il kit di fissaggio e la valigia rigida, ti costa sui 2649 euro, che è comunque un prezzo sorprendente rispetto ad altri sistemi di timelapse a lungo termine. L'altra cosa che devi tenere in considerazione è che per utilizzare alcuni degli strumenti dell'applicazione web hai bisogno di un abbonamento. Esiste comunque una versione gratuita, ma è limitata a 10.000 immagini e il timelapse è in 1080p o in HD, con il loro watermark. L'abbonamento più economico costa 35 euro al mese, che non è poi così male e se lo usi per un lavoro lo puoi comunque fatturare al cliente. La Tiki3 Pro Plus ha anche una modalità Always On se viene utilizzata con una connessione 4G. In questa maniera puoi vedere il cantiere o la scena che stai scattando quando vuoi. Ricordo che un cliente mi chiese se un oggetto era troppo vicino alla macchina, ma con la Tiki 2 Pro ho dovuto aspettare 24 ore prima di vedere l'immagine, quindi l'opzione Always On sarebbe stata molto utile in quel caso. C'è anche una nuova opzione, GPS, per sapere esattamente dov'è la macchina in ogni momento. Quindi, in conclusione, posso consigliare questa macchina per un timelapse a lungo termine? Assolutamente sì. Questa macchina è affidabile, crea timelapse di ottima qualità ed il prezzo è molto competitivo. Inoltre il servizio fornito con l'applicazione web è incredibile e in caso di problemi il servizio clienti è molto rapido, il che è un ulteriore vantaggio. E quali sono i contro? Gli unici contro a cui posso pensare durante i 2 anni di utilizzo è che non ci sono protezione delle lenti quando piove, quindi ogni 6 mesi ho dovuto inviare un assistente per pulire le lenti della pioggia che lasciava i residui di terra. Ma per quel problema Enlabs mi ha gentilmente fornito un design per la stampa 3D di un protettore della lente. Inoltre in questo sistema non c'è un'opzione di sbrinamento come nei sistemi un po' più cari, quindi molte volte durante l'inverno le lenti erano un po' coperte di ghiaccio al mattino. La qualità dell'immagine è molto buona, non buona come una mirrorless o una DSLR, però puoi zoomare nell'immagine senza perdere troppi dettagli. E le immagini durante le notti sono accettabili, ma un po' rumorose, quindi non ti aspettare di fare timelapse della Via Lattea. A parte questo sono molto soddisfatto della Tiki3 Pro Plus. Guarda, ricordo il mio primo lavoro a lungo termine nel 2014, tutto era molto più complesso e costoso.
Avevo una custodia Photo Sentinel, una Canon 550D con Magic Lantern installato. Se sai cos'è Magic Lantern, commenta qui sotto. Una batteria esterna e un pannello solare collegata alla batteria. E visto che ero a Londra durante l'inverno, il pannello solare non riusciva a caricare la batteria esterna. E inoltre, come non potevo programmare quando scattare per risparmiare energia, la macchina praticamente era accesa 24 ore su 24. Quindi l'unica soluzione era quella di attaccarla alla presa elettrica direttamente. Per avere una macchina come la Tiki in quel periodo avrei dovuto spendere perlomeno 5.000 euro o costruirmela da me. Le cose sono definitivamente cambiate. Se vuoi prendere una Tiki 3 Pro Plus, ti lascio il link nella descrizione e usa questo codice per un 50 euro di sconto. Grazie ancora a Inlabs per l'occasione di provare questa macchina. Spero che abbiate trovato questa review e la mia esperienza con la Tiki 3 Pro Plus utile. Se hai delle domande scrivimi nei commenti qui sotto, non dimenticarti di seguire il mio canale così da non perderti i prossimi video. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!